Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre Through the Looking Glass. Oggi torniamo alle nostre analisi sulla cinematografia. Sono qui per dire due parole su Drive, film del 2011 diretto da Nicholas Winding Refn, con protagonisti Ryan Gosling e Bryan Cranston. Un tratto distintivo di questo film è la capacità del regista di dar vita a composizioni, a inquadrature perfettamente bilanciate che comunicano sempre qualcosa, che sembrano vive, e ne vedremo degli esempi. Alcune delle cose che esporrò qui le ho tratte dal canale YouTube Every Frame a Painting. Fateci un salto perché secondo me è uno dei canali più belli di YouTube. Stavo dicendo composizioni bilanciate tipo questa, con Bryan Cranston nella sua metà dello schermo e lo spazio vuoto a sinistra con una porta dalla quale sbuca Ryan Gosling. Dopodiché parte una carrellata laterale che ci porta a un'altra inquadratura quasi speculare alla precedente. Composizioni bilanciate come questa con la parte destra bassa del fotogramma che bilancia quella in alto a sinistra dove si trova il mezzobusto di Gosling, o ancora nel dialogo al telefono tra Gosling e il boss Bernie, ecco due diverse inquadrature che si bilanciano a vicenda tramite alcune dissolvenze, oppure sempre verso la fine del film quando Gosling è in macchina e davanti a lui compare in dissolvenza Irene. Ed è proprio sul rapporto tra i due che si giocano gran parte delle raffinatezze tecniche del film. Quando ad esempio al supermercato Gosling vede Irene, i due sono ripresi in inquadrature separate. E quando poi lui esce, si ferma e gira lo sguardo, noi sappiamo che sta guardando proprio lei. Poi prende coraggio, le si avvicina, entra nel suo spazio e così i due sono nella stessa inquadratura. Ma ci vuole ancora un po' prima di creare un rapporto di intimità. Infatti, anche a casa della ragazza, i due hanno ancora inquadrature separate. E per di più, in questa, vediamo Gosling riflesso nello specchio, dove c'è anche la foto del marito e del figlio di Irene, e il riflesso di Gosling sembra quasi indicare che lui è come un corpo estraneo a quella famiglia. Ed è poi in questa inquadratura che ritengo si raggiunga la vera intimità, la fiducia reciproca tra i due, finalmente inquadrati insieme mentre si guardano. E anche dopo, quando il marito torna a casa, ciò nonostante lui ha la sua inquadratura e Irene la sua. E beh, direi che quest'altra inquadratura è molto più intima, non credete? Ma veniamo al nocciolo di questa analisi. Guardate come il bilanciamento perfetto dell'immagine può dar vita a storie diverse. Qui per esempio siamo nel parcheggio, nel primo incontro tra i due, la parte destra del fotogramma racconta una storia, mentre la parte sinistra ne racconta un'altra. E così quando i due escono dall'ascensore, a destra iniziamo con Irene e chiudiamo con Gosling. Sulla sinistra invece viceversa. E non solo divisione sinistra-destra, ma anche alto-basso. Qui infatti in basso c'è un bambino che sta assistendo a una conversazione tra adulti che avviene nella parte alta del fotogramma. E ancora, destra, sinistra, destra, sinistra. E guardate qui i due uomini entrambi nella parte sinistra del fotogramma che lottano per la parte destra dove si trova l'oggetto del loro interesse. Queste piccole cose contribuiscono a rendere questo film un prodotto interessante, nel quale anche la scelta dei colori non è casuale. Ecco la pizzeria di Nino e Bernie, dove domina questo rosso sangue che sottolinea la violenza dei due criminali, o in questa inquadratura che abbiamo già visto, la parete rossa e la cornice verde, colori contrapposti sulla scala dei colori, così come contrapposte sono le tonalità blu e gialle, che sono predominanti nel film visto che richiamano soprattutto la luce blu notturna e la luce gialla data dai lampioni per strada. Prima di arrivare alla scena centrale del film, una piccola chicca. Per questa scena della macchina sconosciuta che parcheggia vicino a Gosling, Refn si è ispirato alla scena di intrigo internazionale di Alfred Hitchcock, quando Cary Grant vede arrivare l'aereo e noi non sappiamo cosa ci faccia lì, sembra quasi una sequenza onirica, da sogno. E arriviamo così alla scena dell'ascensore che, come ha detto Refn, è il cuore pulsante del film. Scena nella quale abbiamo prima un momento romantico nel quale Gosling bacia Irene, con tra l'altro l'illuminazione che cambia in diretta. Dopodiché lui si scaglia con violenza inaudita sul sicario e Irene esce dall'ascensore fissando questa persona che ha sempre visto tranquilla e che è appena esplosa in un atto di violenza inaudito. Rimane basita e capiamo che tra loro è finita. Concetto rimarcato ancora di più quando lei alla fine si allontana dalla porta di Gosling e va verso sinistra mentre lui sta guidando da tutt'altra parte verso destra, nella direzione opposta.
Per cui ragazzi, queste erano alcune mie considerazioni su Drive, io vi ringrazio della visione, se avete i vostri pensieri, le vostre teorie su questo film scrivetemele qui sotto nei commenti e niente, io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Through the Looking Glass. Ciao ragazzi!